Salve e benvenuti! Ultimo video del nostro viaggio. Ecco cosa ci aspetta. Siamo venuti a piazza Taksim. Adesso prendiamo per Istiklal Caddesi. Siamo finalmente arrivati alla Torre di Galata, alla moschea di Nur Osmaniye. Allora siamo dentro al Gran Bazar. L'acquedotto è conosciuto come acquedotto di Valente. Arrivati nel quartiere di Balat, buongiorno, questo è il penultimo giorno di Istanbul e oggi, anche se la giornata è piovosa, siamo venuti a piazza Taksim e poi da qui discenderemo fino alla Torre di Galata, al ponte di Galata. Alle mie spalle il monumento alla libertà. Dov'è? E per arrivare qua abbiamo preso il tram, il T1 e la funicolare, che è abbastanza comoda. Invece di fare tutta la salita con le scale ce la siamo fatta in funicolare. Oggi è freddino, C'è questo venticello di accio. Quale sarà la via Istiklal Caddesi? Quella là? Questa qua? Quella là? Niente, adesso prendiamo per Istiklal Caddesi, che è la via commerciale, insomma la più importante del quartiere, e arriveremo alla Torre di Galata. Sul giro qua va opposto. Bello. Guardiamo le mappe, ma è meglio. Ma guarda. Passeggiando lungo Istiklal Caddesi troviamo la chiesa di Sant'Antonio, che è una chiesa in mattoni, niente di... sì, vabbè. Strano trovarla in un paese così musulmano, ma va bene. In realtà è abbastanza multiculturale Istanbul, quindi sì, ci sono anche delle belle chiese. Qui c'è una statua di Papa Wojtyla? No, non è Papa Wojtyla, Papa Giovanni XXIII. Papa Giovanni XXIII, infatti da lontano poteva sembrare, invece il faccione. E man mano che si va in giù si trasforma, diventa più caratteristico, sempre tutti i negozini commerciali turistici, però
Siamo finalmente arrivati alla Torre di Galata, ma vista la brutta giornata, poi piove, poi siamo un po' in ritardo perché non ci si fa a fare tutto quello che si vuole fare, vero? Sì, bisogna, non si sale su, anche se da lì si dovrebbe vedere la vista di tutta la città, però con la giornata che è oggi probabilmente non si vede niente, molto, cioè foschia. Ok, mi sembra abbastanza trafficata, c'è una strada qui tutta trafficata e c'è questa, la torre di Galata, costruita dai genovesi intorno al 1348, perché i genovesi avevano una colonia commerciale qui a Istanbul e serviva come torre di difesa e di avvistamento per il quartiere commerciale che era in mano appunto ai genovesi. In origine si chiamava Torre di Cristo e faceva parte delle fortificazioni del quartiere di Galata. La torre è alta 67 metri e, curiosità, una leggenda narra che l'inventore, lo leggo perché non me lo ricordo, l'inventore Ahmet Celeb volò con delle ali artificiali dalla sommità della torre fino al quartiere di Üsküdar che sta nel lato asiatico della città. Comunque è tutto qua, questa è la torre e il quartiere è questo qua. One with cheese. Thank you. Quella cosa quella polvere di melograna invece è una bevanda tipica qui, cioè la fanno in polvere, la usano per bere. Va bene, a me di polvere. Va bene, comunque dai, siamo arrivati nei pressi del Gran Bazar e qui siamo. Non ci fanno più entrare negli Stati Uniti, ma allora ci si dovesse. Alla moschea di Nur Osmanie. Va bene, dai, si fa una visita e poi dopo si va al bazar. Qui c'è l'ingresso del Gran Bazar. L'ingresso è là, Maria. È lì, nella moschea. Se vuoi entrare dentro, si entra. Immergiamoci nel Gran Bazar. Oggi fa freddo, eh? Ma io so, ora so, cioè. No, a me mi fa freddo alle orecchie. Allora siamo dentro al Gran Bazar, ora ci si perde sicuro, da qualche parte poi si troverà un'uscita. E siccome è a zone, noi bisogna trovare la zona che ci piace, tipo noi si cerca comunque le spezie, queste cose qui, tappeti, lampade.
poi non si comprano, però ci garba vederle. Il Gran Bazar, oltre a essere un dedalo infinito di viuzze dove vendono di tutto, è anche il bazar, il mercato più antico del mondo e più grande, il mercato coperto più grande del mondo. La sua costruzione cominciò nel 1455, dopo la presa da parte degli ottomani di Costantinopoli, e fu costruito per volere del sultano Mohammed II. Il Gran Bazar è sempre stato un punto di riferimento per gli scambi commerciali fin dalla sua nascita. E infatti qui già al tempo di Costantinopoli si scambiavano merci provenienti da tutto il mondo, come tessuti, spezie, oro, argento e tutte le merci più preziose dell'epoca. Delle curiosità, possiamo dire che il nome in turco, Kapalı Çarşı, letteralmente vuol dire mercato coperto, e quindi esattamente quello che è. Inoltre c'è da dire che è talmente grande e vasto che al suo interno, come si può anche sentire dal sottofondo, troviamo moschee, fontane e comunque parte della vita di tutti i giorni dei turchi. È un vero labirinto, infatti io non mi sto più a raccapezzare di dove siamo, però vabbè, si gira, poi ogni angolino andresti a vederlo, poi ti accorgi che la pelle è visto, perché magari l'ha visto da un altro lato e non lo riconosci. Qui per esempio c'è una bella fontana. Che poi è il mercato coperto, quello è l'ingresso del mercato coperto, ma in realtà il Gran Bazar continua anche tutto fuori con tutte le bancarelle, e c'è una via intera che praticamente è l'esterno il perimetro del mercato coperto, che è comunque una fila di bancarelle infinite. Allora, facciamo un po' di spese. Dove cazzo ho messo gli occhiali ora? Qui. Dove cavolo ho messo gli occhiali? Allora, mercato 800 lire turche, tè e spezie. Dei tè cinesi. Si fa questi turchi. Vabbè, quello nero non lo so. Vabbè, quello nero lo farò io. E va bene, niente. Domattina, dimmi. Che dici, si fa con due pentole, però ho visto sfiata dalla teiera di sotto, se no ti facevano due pentole. No, ora ci studio. Dicevo, domattina che si fa? So che dici.
Vabbè, insomma, cosa si fa, cosa non si fa? Si prende freddo. E abbiamo deciso di andare al quartiere di Balat e Fener a vedere le case colorate. Si arriverà a buio, però vabbè, purtroppo bisogna concentrare tutto in poco tempo, e quindi coi mezzi o a piedi più o meno dallo stesso tempo, quindi noi si va a piedi perché si preferisce. Scegliendo di fare la strada a piedi invece che prendere i mezzi, a volte conviene prendere i mezzi, ma a volte si scoprono delle cose, tipo il fatto che c'è un bellissimo acquedotto romano, che adesso andiamo a vedere. Bisogna attraversare la strada, c'è il sottopassaggio e ce l'abbiamo proprio qui davanti. Va bene, si prende il sottopassaggio e si va di là. Bene, sotto l'acquedotto ci passa una strada molto trafficata, eccolo là, classico acquedotto romano a 2 file di arcate. Nel parco davanti c'è il monumento per l'acquedotto, dove però sono rappresentati i mori. Come mai? È una bella storia da scoprire questa. L'acquedotto è conosciuto come Acquedotto di Valente e fu costruito nel IV secolo per rifornire la città di Costantinopoli di acqua potabile. Visto allora, non so se arriveremo in tempo per vedere qualcosa nel quartiere di Balat, però vabbè, noi ci andiamo, poi vediamo. Questo ci ha portato anche a passare da questa moschea, che anche questa è enorme. Noi per ora si prosegue, no, di qua, e poi semmai dopo al ritorno qui ci si ferma. Che ti dispiace? Vuoi un caffè? No, no. Siamo finalmente arrivati nel quartiere di Balat, dove ci sono le antiche case ottomane. La particolarità appunto è che sono tutte in legno e colorate. Purtroppo noi ci siamo venuti un po' tardi, sarebbe meglio venirci la mattina sul presto e magari una giornata soleggiata che sarebbe migliore per vedere i colori, però le case sono molto carine, insomma, almeno da vedere così. Poi la strada non è particolarmente comoda, cioè una gran discesa con tutte le macchine parcheggiate, quindi peccato, però le case sono veramente molto carine da vedere, consigliato per una breve gita, ma insomma è consigliato. Si va a vedere sulla chiesa. Sì. Ora andiamo a vedere cos'è questa costruzione, questo palazzo. A parte c'è tutto il filo spinato.
Oi, oi. Oi, oi. Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere mettendo un like e lasciando un commento. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi le prossime avventure. Alla prossima!